Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete. Oggi andiamo a vedere come sarà il mese di aprile 2026, seguendo il nostro sentiero tarologico con l'approccio immaginale e sciamanico. Andiamo a vedere tutto quello che di meraviglioso ci sarà nella rinascita del sé in questo mese di aprile. E all'interno della struttura vedremo tutto quello che accadrà, accompagnati da tarocchi, oracoli, e poi andremo ad approfondire l'amore affinché tu possa realizzare il tuo cammino. Per chi ancora non è avvezzo alle pratiche sciamaniche della nostra famiglia, sotto all'info box trovate la pratica dei 21 giorni per iniziare a familiarizzare con il profetico e straordinario cammino sciamanico per realizzare tutti i tuoi obiettivi. Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, partiamo. Allora, vi metto lo schermino qua. Prendiamo i tarocchi. Chiedo al mio amante invisibile di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, coraggio, prosperità e visione. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, andiamo a vedere qual è l'energia di questo mese, dove vuole portarti l'energia di questo mese, il portale del mese. Il portale del mese. Mettiamo una carta di queste e una carta di queste. Allora, prima fase. Il tema archetipico, il portale del mese, l'energia del mese, dove vuole portarti questa energia? Quale mito si sta attivando in te? Allora, abbiamo il re di coppe, casa dolce casa, l'empatia. Allora, il re di coppe chi è? Che tu sia uomo o donna non importa, come archetipo il re di coppe è colui che è padrone delle proprie emozioni, colui che non si lascia travolgere dalle proprie emozioni, non ne diventa vittima, ma piuttosto le sa padroneggiare. È un alleato delle proprie emozioni. Il re di coppe è lo sciamano delle proprie emozioni. È l'archetipo maschile che vive in te, che è quello che sa accogliere, che sa custodire, che sa proteggere. E Casa Dolce Casa è la conferma di questa energia. È l'energia della fede e della pazienza che ti porta a prosperare in tutti gli ambiti della tua vita. Ti sentirai animata o animato, o meglio, quello che vuole farti fare il tuo daimon, il tuo spirito guida, animata da una prosperità emotiva che ti permette di germogliare in tutti i settori della tua vita. Se però tu segui questa disciplina interiore della pazienza rispetto a ciò che vivi emotivamente, quindi pazienza rispetto a ciò che vivi a livello emotivo. E soprattutto la pazienza ti porta a essere regina o re dei tuoi inferi, no? Cioè delle tue zone d'ombra, delle tue emozioni. Le emozioni sono gli dei. Il re di coppe è il dio delle proprie emozioni, è il regnante delle proprie emozioni. Casa dolce casa è appunto sei regnante nelle tue emozioni, sei mago o maga o sciamana e non vittima. E quindi è un'energia di introversa molto attiva, introversa e molto attiva, sì. Vuole portarti l'energia della produzione emotiva, di essere sciamana o sciamano delle tue emozioni, tornare a casa dalle tue emozioni. Quando sei a casa, cos'è casa? Casa è tutto ciò, sono quelle emozioni dove tu ormai ti senti a tuo agio. E allora essere a proprio agio con le proprie interiorità, con le proprie emozioni, significa governare e regnare i propri abissi. E solo quando tu regni i tuoi abissi diventi intoccabile. Vogliono farti espandere in questo mese e tu ti puoi espandere soltanto con una calma impeccabile.
fragile come un uomo, tranquillo come un dio, diceva un detto. Bellissimo. E vediamo cosa accade nel mondo visibile. Cosa accade nella realtà visibile? Eventi concreti, vita pratica, azioni, cambiamenti. Metteremo 3 carte. Mondo visibile. Cosa accade nella realtà visibile? Cavaliere di denari. 9 di spade. E re di denari. Guarda, potresti preoccuparti a un certo punto del mese perché alcune consegne non arrivano o qualcosa a livello pratico di attività o di denaro non arriva, o avere delle preoccupazioni in merito a qualcosa riguardante qualcosa che va lento nelle tue attività. Abbi pazienza perché c'è una figura importante che ti restituisce ciò che vuoi dandoti stabilità. Può essere un datore di lavoro, un capo all'interno della vita pratica, perché qua questo 9 di spade mi parla di preoccupazioni in merito ai denari che ci sono a fianco, preoccupazioni a livello materiale, concreto, di vita, anche fisico, psicofisico, delle preoccupazioni riguardanti qualcosa che va lento o non riesce a vedere arrivare. Arriva a fine mese. Quindi perché ti stanno chiedendo di incarnare la pazienza fruttifera? Perché ci sono delle sfide con la tua mente legate alle paure di ciò che concretamente vuoi che devi affrontare. E qua ti consiglio il rituale della morte e della rinascita in questo mese che abbiamo già messo sul canale nella sezione yoga sciamanico, proprio per affrontare magistralmente questo insieme al rituale erotico della Kundalini. Perché le carte ci leggono un potenziale attivo per te, nel tuo karma, nel tuo dharma, e quindi andando incontro a questo potenziale attivo tu puoi realizzare questa stabilità, il re di denari e la stabilità. Ora, realizzando questa stabilità, al di là se è qualcuno che ti porta questa stabilità, ma perché? Perché dentro di te avviene il cambio, no? La realtà esterna non esiste come forma oggettiva, ma come un riflesso delle tue interiorità. Allora ti dice, mantieni calma e presenza con le tue emozioni, alleati alle emozioni riguardanti ciò che per te è importante nella vita pratica, nella vita materiale o anche dei ritardi che possono arrivare riguardo a ciò che vuoi concretamente, perché vinci. Questo è il potenziale per te, acquisendo cosa? Consapevolezza, coraggio e realizzazione concreta. Ok? Vediamo nel mondo invisibile cosa sta accadendo. Quali sono le energie sottili che ti guidano? Ah, l'imperatrice, al contrario, devi credere nel tuo valore, devi credere nel tuo valore. Io non leggo le carte al contrario, è caduta al contrario, però è proprio indicativa questa imperatrice al contrario. L'imperatrice è sviluppo, creatività. Quando raggiungi risultati pieni con l'imperatrice significa che hai creduto in te stessa o in te stesso, nelle tue forze, nelle tue abilità e nelle tue capacità. Allora qua, rispetto al mondo invisibile, il mondo invisibile ti sta dando la capacità di credere in te stesso e in te stesso più di qualsiasi altro momento della tua vita. Ed è come se hai necessità di avere il coraggio di farlo. Il mondo invisibile sono le forze, le stanze, i tuoi antenati che ti hanno dato doti, capacità e talenti per realizzare questi obiettivi. Ora, confida in quelle emozioni, perché quelle emozioni sono gli dei, sono i tuoi antenati, affinché tu abbia il successo che meriti. Ok, la rimetto dentro perché volevo estrarla io. Il mondo è invisibile, energie sottili che guidano le azioni degli spiriti. Cioè, siccome l'imperatrice è uscita al contrario rispetto alle azioni degli spiriti, lascia che gli spiriti, che sono gli eventi e le emozioni che arrivano, facciano il suo corso senza ostacolarli. Come si fa a ostacolare gli spiriti o gli eventi? Giudicandoli e analizzandoli. Ecco perché mi è uscito il re di coppe qua. Sii padrone o padrone delle tue emozioni, non vittima. Ok. Messaggio del mondo invisibile, quindi energie che guidano. Mettiamo quanti avevo scritto qua? 2 tarocchi e un oracolo. Ok, 2 tarocchi, 1, 2
Messaggio dal mondo invisibile, ci mettiamo queste come oracolo. Le energie sottili che guidano le azioni degli spiriti dietro le quinte. Vediamo. C'è una grande opportunità importante qua con l'asso dei denari che tu ancora non vedi o puoi non vedere quando andrai un po' in ansia con la mente. Assolutamente sì, abbiamo il Papa. Allora, c'è una figura importante, un tuo avo o un tuo antenato, o è il tuo amante mistico che guida nella realizzazione di un'opportunità importante sul piano della materia, concretamente. Fidati, punto. Fidati. Perché ti vedo ansioso, ansioso per delle cose che possono andare lente, no? E rappresentano un'opportunità importante, ma a un certo punto si sblocca. E la fede, come ci insegna il Papa, nelle tue nuove credenze, che è la fede stessa, quando la fede inizia quando finiscono tutte le credenze mentali. Il Papa ci insegna quanto è importante la fede in ciò che accade per la realizzazione di questi obiettivi che ti stanno portando gli spiriti, sul piano della materia concreta. Vediamo ancora. Pensiero, azione, dona forza per raggiungere gli obiettivi. Allora, dietro le quinte si muove un'energia potentissima e inverosimile che tu potresti non vedere, o meglio, siccome tu la percepisci a livello emotivo, animico, la tua mente ti vuole subito mettere in gabbia perché non vuole che tu abbia il potere, questo potere qui. Quindi, ehm, questo tuo amante mistico, l'amante invisibile, o un tuo avo, un tuo antenato che ha raggiunto obiettivi importanti, potrebbe essere anche un tuo antenato che ha avuto un ruolo come sacerdote o qualcuno importante, qui, nell'antichità. Chi erano coloro che avevano accesso alla cultura nell'antichità? I sacerdoti, coloro che stavano nei monasteri e quindi coloro che sapevano la cultura. Ecco, allora ti stanno guidando nei tuoi pensieri e nelle azioni, ti stanno donando forza per raggiungere questo obiettivo qui. È un obiettivo nella vita pratica e concreta, ci sono molti denari. Allora, qua ci sono molti denari e le spade, no? Allora, i denari cosa sono? Il mondo visibile, la realizzazione sul piano fenomenico, la materia, la concretezza. Ecco, perché ti danno il re di coppe qua? Per essere padrona degli inferi o padrone degli inferi, cioè nel senso essere sciamana e non vittima delle tue emozioni, allearsi con le emozioni, da regnanti. Per realizzare la concretezza della materia devi allearti alle emozioni per far uscire fuori la mente fuori gioco. Perché come vi insegno sempre, la mente quando tu senti le emozioni senza attaccarti a nessun tipo di giudizio, allora spacchi la diga della mente, perché la mente è una diga. Quando si spacca, inizia a spaccarsi la mente, entrano idee, pensieri, azioni, entrano tutti i pensieri che ti stanno arrivando dall'aldilà e le azioni conseguenti a questo. Sì. Qual è il messaggio del tuo amante mistico, del tuo daimon rispetto a questo mese? Mettiamoci queste. Ci potrebbero essere anche dei problemi con un capo o con qualcuno che gestisce qualcosa, ma non problemi, delle sfide, delle paure da affrontare rispetto a questo personaggio qui, che è un veicolo che ti porta l'emozione affinché tu possa essere padrona delle stesse. Che c'è un'opportunità importante qua di realizzazione di qualcosa che l'anima chiede proprio. Sul piano materiale, concreto, un progetto, l'asso dei denari è un progetto nuovo, qualcosa di nuovo, che l'anima sta chiedendo di manifestare. Ok, vediamo qual è. Ah, voglio mettere queste altre. Il messaggio dell'amante invisibile, la guida dell'anima, dove ti vuole portare il tuo daimon, lo spirito guida? Quale salto di coscienza devi fare?
Devi lasciare il vecchio, l'otto di coppe, anche questo sta uscendo al contrario, c'è un po' di resistenza a lasciare una zona comfort. Qual è la tua zona comfort? Quella, c'è un po' di resistenza. Il messaggio dell'amante invisibile, lo spirito guida, è l'otto di coppe, sai che cosa ci dice? Ci allontaniamo con coraggio da qualcosa che ci ha nutrito, però non ci nutre più e a volte per un po' non mi va, un po' in mancanza di coraggio non riusciamo a lasciare quella strada, seppur ci ha nutrito, però non ci nutre più, lo sappiamo bene. Ecco, il tuo amante mistico ti sta dicendo di fare questo cambio emozionale, lascia quella zona comfort anche nella vita pratica o in tuo modus operandi in questo momento che non è, ti ha nutrito, ti ha fatto bene, ti ha dato risultati fino a un certo momento, ma adesso non ti nutre più. E tu lo sai adesso questo, lo saprai in questo mese. Ecco, il messaggio dell'amante invisibile è proprio questo, dove ti vuole portare il tuo diamond, ti vuole portare in un altro posto, in un salto di coscienza per farti espandere. Ricordati l'espansione e la padronanza delle proprie emozioni come obiettivo finale, questo genera prosperità nella materia con nuovi inizi più soddisfacenti da un punto di vista anche di coscienza spirituale, nuovi inizi nella materia, nuovi inizi di coscienza più soddisfacenti da un punto di vista anche spirituale, più appaganti per te, per il livello di coscienza a cui ti vuole far arrivare o dove sei arrivata grazie alla tua guida animica. Quindi lasciare la zona comfort. Vediamo qual è l'iniziazione del mese, quale paura devi attraversare. Qual è la paura che devi attraversare? L'emozione sotterranea principale. La paura di rimanere senza denaro, la paura di rimanere con poco, la paura di rimanere esclusa o escluso, il senso di esclusione, di sentirsi esclusa o escluso, la paura di rimanere senza qualcosa, senza denaro, di non essere vista, di non essere riconosciuta o riconosciuto. Però devi seguire questo pensiero, le azioni, questo pensiero, questi pensieri, le idee. Le idee sono gli dei, come diceva Platone. Allora, le idee, anche Dio è un'idea, un Dio dell'uomo, a mia immagine e somiglianza, no? Quindi le idee sono gli dei. Allora, le idee che ti arrivano a livello intuitivo, che ti guidano in nuove opportunità, devi seguirle assolutamente, seppur questo trattasi lasciare una zona comfort, un conosciuto e andare verso lo sconosciuto. La paura più grande è quella di non sapere dove stai andando, di rimanere escluso, di rimanere senza denaro, di rimanere senza soldi, di rimanere messa da parte, messo da parte. E qua ci vuole l'alleanza con la dea Penia, la dea dell'esclusione, la dea del sentirsi messi da parte, no? Questa paura qui bisogna attraversare perché c'è qualcosa di grosso, grosso, grosso che riguarda la vita pratica. C'è la realizzazione di un obiettivo concreto nella vita pratica, lavoro, denaro. Questa realizzazione ha a che fare però con un obiettivo più alto. Come vi dico sempre, l'anima si prefigge degli obiettivi minori, ma non minori che significa meno, degli obiettivi sulla terra, quello che vuoi raggiungere, per arrivare a obiettivi più ampi, che sono la scusa di obiettivi più ampi. L'obiettivo più ampio con quello che ti accade in questa realizzazione è quello di essere padrona o padrone delle tue emozioni, non più vittima. Vediamo qual è il dono nascosto. Il dono nascosto, la ricompensa del mese di aprile, cioè la magia e il potere che nasce da questi eventi. Quale dono puoi cogliere? Quale dono puoi cogliere? Mettiamo un trocco qua e poi mettiamo un altro di questi qua.
Allora, qual è la ricompensa del mese? La magia e il potere che nasce da questi eventi, il dono. Wow, l'imperatore, ragazzi miei ragazzi. Qua tu costruisci il dono del mese, diventi autorevole, riconosciuta o riconosciuto, struttura, capacità di costruire. L'imperatore chi è? La figura di imperatore, che il suo regno è perfettamente integro, quindi realizzazione di obiettivi, struttura, realizzazione economica, realizzazione professionale o realizzazione di quello che è. Guardati il segreto del tuo successo per il segno dell'Ariete, perché è questo che vai a integrare. L'ho messo nella playlist, se scorri sulla home del canale, il segreto del tuo successo Ariete. Questo è l'imperatore e la tua carta, quindi di conseguenza nella misura in cui tu integri il tuo archetipo, è l'archetipo di leadership, visione concretizzata nella materia. Vediamo un po' da quale oracolo è accompagnato, la luna. Sai perché diventi leader nella materia, nella realtà fenomenica? Perché ti affidi alle emozioni, la luna sono le emozioni sotterranee, la luna è il femminile, perché viene integrato un aspetto del femminile, la fiducia nel mistero. La fiducia nel mistero, in quello che non sai, anche nelle, mm, mm, negli anfratti della psiche, no? Della mente, non della psiche che arrivano, la mente ti vuole distogliere, eccetera. Tu hai fede in quell'evento lì, perché sai che serve per superare le tue paure. Quindi la fede nella notte, la fede nel mistero in questi eventi che arrivano, anche mentali, ti porta ad avere una struttura integra internamente ed esternamente. La tua cattedrale interiore diviene cattedrale esteriore. La luna è la fede nel mistero. La fede del mistero significa dare il tempo agli eventi, a quei semi che hai seminato, di germogliare senza ostacolarne la crescita ehm, con l'azzuffamento, diciamo così, della mente razionale, no? La fede nel mistero creano struttura. È molto bella, è realizzante questa lettura. Sì, molto molto bella e realizzante. Voglio vedere adesso, tu stai riprendendo? Sì. Voglio vedere adesso con la settima parte della struttura, qual è il rito per attraversare aprile, la pratica sciamanica. Cosa dicono le carte del drago immaginale? Il rito per attraversare il mese. Lo spirito animale e la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, primo chakra e secondo chakra insieme, sono tutti e due connessi. La donna selvaggia e l'uomo selvaggio che risiedono al primo chakra non hanno, non si fanno intimorire dalla paura. Perché nel primo chakra c'è questo spirito animale, oltre alla donna selvaggia, e la nostra animalità, no? È quella parte che è stata repressa per secoli. Che siccome noi occidentali, moderni, abbiamo quasi tutti, non dico noi, però la maggior parte è trattenuta, si ha poco coraggio per affrontare le sfide della vita perché si ha paura di quello che dice la mente. Perché la mente è un macigno in questo periodo storico, ha preso il comando delle nostre vite togliendo la vita allo spirito animale. Infatti nello yoga sciamanico si dice che lo spirito animale nostro, la donna selvaggia, o si è fuggito, o si è addormentato, o si è anestetizzato. E quindi quando il primo chakra è aperto, si distingue come spirito di sopravvivenza. Quando è chiuso, lo spirito di sopravvivenza che ti permette di avere il coraggio di agire negli eventi della vita si chiude, ti fa arrivare uno spasmo, la paura, no? Ti contrae. Lo spirito di sopravvivenza è diverso dalla paura della mente, perché quando il primo chakra funziona bene, c'è questo spirito animale, allora
sai, lo sfintere anale si contrae e si distende, si contrae e si distende, ti permette di agire. Invece quando c'è la paura della mente si contrae e basta. E allora qua tu devi avere il coraggio di andare fuori da una zona comfort. La paura della mente di andare oltre la zona comfort è la tua sfida principale. La zona comfort ha a che fare con la necessità di uscire fuori dalla paura di sentirsi esclusa o sentirsi escluso, poi non avrò abbastanza, poi mi succede questo, mi succede quest'altro, rimarrò fuori. Invece no, tu sei l'impero. Mi spiego? Guarda, lo spirito animale ti dà questo come suggerimento. Se fate le pratiche sul canale, ovviamente lo spirito animale lo attivate in modo di default, capito? 39, la pratica di 21 giorni. Allora, lo spirito animale, qua dice secondo chakra, ma il primo e il secondo, perché sono uniti, no? Devi usare l'energia Kundalini, che è energia nervosa a carattere sessuale, per agire. Ti do subito il responso del drago. Devi potenziare la tua energia e la tua sfera erotica, che è sia sessualità, sia creatività, sia erotismo, sia esperienza estetica, sia piacere, dolcezza, innamoramento e anima selvaggia. E qua anche la danza del piacere che ho messo sul canale, che vi attivo proprio tutti i chakra lì, Allora, adesso ti do questa formula psichica bellissima che centinaia delle nostre sorelle e fratelle già recitano come una preghiera, perché è una preghiera vera e propria. Te la dico perché è bellissima e siccome la parola crea, quando tu reciti, in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, la parola crea. Ti leggo questa formula magica. Leggendo le formule psichiche che seguono, respira profondamente e più lentamente possibile. Rimani a contemplare ogni formula per il tempo di 3 respiri lenti e profondi, ascolta le emozioni che ti dà, le sensazioni che ti procura con attenzione. Io non sono l'io, io sono il tocco, io sono l'ascolto, io sono la visione. Tu non sei il tu, sei il piacere. Tu sei il tocco, tu sei la visione. Io non sono l'io, sono il piacere. Io sono il vento che soffia, tu sei la terra che accoglie. Io sono il fuoco che brucia, tu sei l'acqua che disseta. Io sono la montagna, tu sei il mare. Insieme dilatiamo i corpi fino a disperderci nel vuoto dell'infinito e nel nostro amore ci ritroviamo. Infine, nell'arco di 10 respiri lenti e profondi, senti la presenza del tuo spirito animale al tuo fianco. Chiediti di che animale si tratta, visualizzalo guardandolo negli occhi e sentendo tutta la sua energia. Facendo questo, solleciti primo e secondo chakra per agire. Questo è il rituale in questo mese, per fare questo pensiero azione. Nel secondo chakra noi, quando siamo piccoli, impariamo a definire le sensazioni e a definire quella determinata sensazione come dolore. Allora, per esempio, non diciamo più ho una sensazione al collo, diciamo torcicollo. Nominando la sensazione ci fa male. Il dolore quando noi iniziamo a definire le sensazioni o a definire i nostri desideri, che li troviamo nel secondo chakra, noi ci identifichiamo in quella cosa lì. Ma siccome tu sei, come diceva adesso la formula psichica, non sei la tua sensazione, non sei il tuo desiderio, tu sei il contenitore entro cui il desiderio attraversa, la sensazione attraversa, sei il veicolo. Tu sei il veicolo e allo stesso tempo sei il creatore di quel veicolo. Allora, senza perderci nei discorsi più ampi in tal senso, tu non sei la tua emozione, tu non sei la tua sensazione, tu non sei il tuo desiderio. Ripetendo la formula psichica, lo spirito animale si disidentifica da quella sensazione, portandoti a realizzare il tuo obiettivo. Mi spiego? Bellissimo, veramente bellissimo.
Ok, ragazze mie, ragazzi, adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore tenendo fede a tutto quello che è uscito prima, infatti ho messo gli oracoli principali qui. Cosa accade nell'amore per te, Ariete, aprile 2026? Allora, mettiamo la tua energia nell'amore, al di là che tu abbia una persona o meno, non importa. Mettiamo l'energia dall'altra parte di chi arriva verso di te. Cos'è che si concretizza, che è anche lo spirito del legame? Il blocco, che può essere l'iniziazione qui, il consiglio per te e il destino di quello che si accade nell'amore per te in questo mese. Allora, la tua energia in amore. Qua tu hai una bellissima energia di opportunità di nuovo inizio, puoi star già vivendo questa opportunità o può arrivare proprio concretamente questa opportunità nella tua vita in questo mese a livello amoroso, relazionale. È un seme, cioè qualcosa che va coltivato, però ha delle grandissime potenzialità. Tu hai questa energia di saper costruire, di saper custodire ciò che per te è importante in un rapporto, hai questa opportunità. Vediamo l'energia dall'esterno che arriva. E qua arriva Regina di Bastoni, una persona a cui piaci tantissimo, prima di tutto, ma è anche una persona leader, è una persona che ehm, ha, è una visione, ha anche una visione futuristica, una persona che si propone, una persona che accende il fuoco, che è magnetica, una persona molto magnetica arriverà vicino a te, a cui piaci tantissimo e anche questa persona ti piacerà soprattutto a livello proprio passionale e di fuoco e di realizzazione di questo fuoco nella concretezza. Quindi abbiamo queste due energie, fuoco e terra, che hanno una miscela perfetta per realizzare qualcosa di sostanziale. Vediamo cosa vuole, cosa si concretizza lo spirito del legame. Guarda, il 4 di spade mi parla, cosa si concretizza, mi dice che ehm, tu, a differenza di altre volte, cosa fai? Hai, come ci insegnava anche Re di Coppe prima, Casa Dolce Casa, una energia diversa dal tuo passato, un'energia più centrata, più radicata in te. Non prenderai decisioni affrettate perché lo spirito del legame non vuole che si prendano decisioni affrettate perché c'è un potenziale importante. Non vuole che si brucino le cose e quindi lo spirito del legame vi porta a ponderare le cose senza bruciare le tappe, prendere decisioni ponderate, meditazione. Questa relazione ti porterà a meditare di più, cioè essere presente di più a entrambe le persone, a meditare di più, a essere presente ogni singolo istante per godersi il momento presente senza fare scelte affrettate, cioè senza pianificare troppo in là. Ti dice innaffia la piantina, innaffia il semino. Quale può essere il blocco di questa relazione? Credenze differenti. Abbiamo il Papa. Possono esserci modi diversi di vedere la vita o di pensare. Ecco perché questa relazione arriva per te, per farti anche riflettere con il cuore, di non prendere decisioni affrettate. Ci sono credenze differenti in questa relazione. Può essere che uno dei due è impegnato in altri luoghi o in circostanze, non solo amorose, ha degli impegni anche lavorativi, ha una posizione importante, degli impegni che possono essere come blocco, non che la posizione importante sia di ostacolo, però sta come blocco. Blocco perché non è un blocco, i blocchi bisogna vederli sempre come trampolini di lancio, no? Possono esserci credenze differenti. Sì, alcune di voi possono essere già impegnate con qualcuno, però avete voglia di novità, di nuovo e arriva una persona che vi accende il fuoco, magari c'era stand-by da tanto tempo con la vostra relazione ufficiale. Questo
non significa vado, non vado con quest'altra persona, significa semplicemente essere presenti a ciò che accade, perché ogni cosa che accade è un Dio, è uno spirito, non è né buona né sbagliata, è un Dio. Essere presenti a quel Dio significa vivere la vita nell'attimo presente. Quello vuole l'anima. Qual è il consiglio? Ragazze e miei ragazzi, per chi sta vivendo una relazione laddove non c'è più passione o comunque sia avete già una relazione stabile da tanto tempo, eccetera, il consiglio è quello di, seppur ti ha nutrito quel rapporto che avevi già, il consiglio è lasciarlo andare, perché una nuova opportunità di fuoco e passione arriva davanti a te. Il Papa possono essere anche i doveri che hai nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Il consiglio sciamanico è 8 di coppe. Ricordati che abbiamo pensiero-azione qui con lo spirito animale, che è proprio la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, abbiamo detto l'eros, la creatività, la passione. Il consiglio dell'amante mistico è lascia andare i luoghi comuni, la vecchia zona comfort che ti ha nutrito, le tue vecchie credenze, i ruoli, i ruoli. E qual è il destino? Beh, qua si ha il coraggio di andare oltre i ruoli. Il destino la forza, si ha il coraggio di viversi questa opportunità di passione andando oltre il luogo comune, oltre i ruoli, oltre le credenze, oltre le aspettative. Si vive questo rapporto. La forza mi parla proprio del coraggio, lo spirito animale. Io mi butto in questa opportunità, seppur non so dove vado, fede nel mistero, perché lo spirito animale si attiva in me, che è la parte del desiderio, della passione, sì. Voglio mettere alcune specifiche sull'altra persona al di fuori di te, quindi mettiamoci queste. La regina di bastoni. Questa persona attiva dentro di te l'archetipo del fuoco. Perché come archetipo sei tu la regina di bastoni, no? Come fuoco, come ariete, che tu sia uomo o donna non importa, però sta dall'altra parte, quindi l'altra persona è sempre il tuo veicolo, il tuo specchio. Attiva dentro di te quella forza mancante, forse sopita, no, mancante no, sopita perché c'è lo spirito animale qua, in te che si deve risvegliare. E questo ti farà riflettere, mi lancio, sì, ho il coraggio di lanciarmi in ciò che anima la mia passione, senza andare, senza più dare voce e credito ai luoghi comuni o delle credenze limitanti. Vediamo, allora, questa persona, regina di bastoni, nei tuoi confronti, questa persona è una persona che è molto affascinante, ammaglia molto, molto fuoco, è anche corteggiata o corteggiato, o comunque una persona magnetica, che è quella che ti serve, è il tuo specchio, perché tu sei così. Magari questa cosa era sopita, ti serve riaccenderla. Perché era sopita? Perché lo spirito animale è uscito. Ti consiglio anche la meditazione per diventare bellissima o bellissimo, che risveglia anche quella lo spirito animale, la trovate sempre sul canale. Allora, questa persona nei tuoi confronti, quindi andiamo a vedere le intenzioni, quindi quali sono, non ancora più nello specifico, assolutamente 8 di bastoni, chiamarti, fare cose, muoversi verso di te, energia molto attiva, molto fuoco, molto veloce, molto impattante. Le intenzioni sono queste, a cosa sono conformi le azioni che farà nei tuoi confronti? È ossessionata da te a livello anche sensuale, sessuale, c'è il diavolo. Farà anche delle azioni che sono poco ortodosse, proprio perché c'è il Papa qui. Qualcosa che è fuori dagli schemi, non convenzionale, anche qualcosa di... userà anche l'energia erotica, te lo dico, ma è uno specchio tuo questo, ti catturerà fortissimo perché? Perché farà azioni di diavolo, cioè azioni molto passionali, molto focose. Non so se senti le campane, appunto. E quindi energia finale nei tuoi confronti di questa persona, la regina di coppe, e poi aspetterai i tuoi tempi. Energia finale di questa persona o la regina di coppe, sia questa persona che aspetterà i tuoi tempi, allo stesso tempo è la tua stessa energia che ti dice, come il re di coppe era uscito prima,
e lasciati guidare solo dalle emozioni, sai? Lasciati guidare solo dalle emozioni. Lasciati guidare solo dalle emozioni perché questa persona attiverà in te anche dinamiche di possesso e di gelosia. Di conseguenza, perché è molto affascinante. Quindi cosa succede? Che tu quando ti lasci andare le emozioni, sapendo che la realtà è uno specchio, tu ti vivi, hai il coraggio di sentire le tue emozioni con questa persona. Per esempio, senti gelosia, senti possesso, vivitele queste emozioni, non giudicarle negativamente. La gelosia è una dea. Tutti gli... Era, per esempio, non so se ti dico, era la moglie di Zeus, gelosissime. Quindi gli dei, come diceva qualcun altro, i comportamenti degli uomini non sono altro che il riflesso dei comportamenti degli dei. Quindi lasciati andare alle emozioni per fatti il rituale erotico della Kundalini per sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che questa persona ti può portare in auge, cioè può farti venire fuori. E goditela la cosa, abbi la pazienza giusta per goderti questa emozione, magari non la vivi subito in modo come vorresti perché fai conti con certe credenze limitanti tue, ma alla fine tu te la godi. Infatti la regina di coppe è più per te, abbi pazienza per viverti questa realtà. Mi spiego, perché qua c'è un 6 di coppe, questa persona ti riporta in auge la bambina o il bambino. Sì. Vediamo cosa ti dirà con i miei potenti oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. Sì, perché questa persona ha sempre avuto paura dell'amore, vero? Infatti è molto fuoco. È come se tu riportassi questa persona al suo cuore, con la tua capacità di saper costruire e saper soprattutto ehm, prendersi cura di ciò che conta. Tu sai prenderti cura di ciò che conta. Si ritroverà innamorata di te questa persona. Anche in alcuni silenzi che avrete, si ritroverà innamorata di te. Cos'altro? Perdonami, ti prego, perdonami. Questo perdono ha a che fare soprattutto per degli atteggiamenti che questa persona può avere, che ha sempre usato nelle relazioni, atteggiamenti di magnetismo, un po' di manipolazione dell'energia, perché ehm, si fa forte del suo magnetismo. Però tu saprai cogliere perfettamente la vera essenza di questa persona, che cosa è venuta a portarti, perché. Quindi ci sono anche delle richieste di perdono, magari in dei momenti questa persona può avere degli atteggiamenti altezzosi o darti un po' fastidio in quello che fa, fastidio però, sai, con quella carica erotica, capito che voglio dire? Perché rispecchia te. Perché quel fastidio che questa persona può generare è una carica erotica. Alleandoti a quell'emozione senza giudicarla, la persona nell'emozione, tu ti allei con quell'emozione facendola diventare tuo potente alleato. Nel frattempo ti prendi una richiesta di scuse anche. Cos'altro? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Ecco, potevano mettere prima questo oracolo, poi ti prego perdonami. Quindi magari potresti non cogliere che questa persona vuole te in modo assoluto, però al tempo stesso abbi pazienza perché io te lo garantisco. Perché qua si ha il coraggio di andare incontro ai veri sentimenti. Perché magari c'è una certa attesa tra te e questa persona. Intanto l'energia che si scatena tra te e questa persona lavora nei cunicoli della psiche, se si può dire così. Vuole solo te. Ok, vediamo adesso perché accade questo tra di voi, quello che accade che ti ho appena menzionato. Vediamo le mie carte, dimmi perché, cosa mi dicono.
perché tu sei guidata o guidato verso qualcosa di migliore. Allora, quello che accade tra te e questa persona è perché tu sei guidato da qualcosa per avere una relazione migliore, più appagante. Quindi qualsiasi cosa accade tra te e questa persona, che alla fine con la forza si ha il coraggio di realizzare, è perché tu sei guidata ad avere una relazione più appagante. E come ce l'hai questa relazione più appagante? Entrando in comunione con quegli aspetti di cui questa persona ti suscita una relazione più appagante. E soprattutto ritorniamo a quello che ho detto all'inizio, perché per molti di voi avete una relazione già stabile, questo può bloccare e ti accende la miccia a un'altra persona, o c'è un altro fuoco qua. E allora quello che riguardava prima, tutte le credenze che avevi, o una relazione ufficiale, o qualcosa che ci portiamo dietro da tanto tempo dove non c'è più passione, questa connessione che arriva adesso ti sta guidando verso qualcosa di migliore. Però devi avere il coraggio di lasciare una zona comfort, fidarti del mistero, dei silenzi e attivare lo spirito animale. Sì. Vediamo un po' come ti vedrà questa persona con le carte dei chakra qui. Beh sì, è un nuovo inizio, il settimo chakra. Bellissima così, il cavallo esprime l'emozione, padronanza delle proprie emozioni. Chi è padrone delle proprie emozioni, sciamano o sciamano delle emozioni, diventa irresistibile. Questo è il primo chakra. Scusami, il settimo. Partiamo dal primo al secondo per arrivare al settimo. E quando Kundalini arriva al settimo chakra diventa puro potere spirituale. E allora con questa relazione la tua Kundalini si attiva arrivando fino al settimo chakra. Poi sta a te mantenerla in pianta stabile oppure no, facendo il lavoro sulle emozioni. Nel settimo chakra tu hai la perfetta visione della perfezione di tutto ciò che è. Va bene? Molto molto bella. Io, ragazze mie, ragazzi, non aggiungerei nient'altro, è una lettura molto forte, sarai sciamano o sciamano delle tue emozioni realizzando il puro potere spirituale, toccando il settimo chakra. È un viaggio straordinario questo mese, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!